Oggi parliamo di obiettivi e di programmazione e iniziamo a parlarne con questa frase che io adoro. Una meta è un sogno con una data di scadenza. A me questa frase piace moltissimo perché fa capire con poche parole quella che è una differenza fondamentale tra sognare e realizzare poi questo sogno, trasformandolo in un obiettivo. Per arrivare a poter realizzare concretamente un sogno, a trasformarlo in realtà, devi trasformarlo in un obiettivo, in qualcosa di concreto da raggiungere e possibilmente in qualcosa di concreto da raggiungere entro un certo tempo limite. Perché la strada verso un obiettivo sia praticabile, sia percorribile ed efficace, è necessario che l'obiettivo abbia delle caratteristiche ben precise, che sono queste. Deve essere definito, preciso e concreto, deve essere realizzabile e deve essere circoscritto nel tempo. Cosa significa concreto e preciso? Significa che devi acquisire la capacità di definire con estrema precisione i tuoi obiettivi. Più riesci ad essere dettagliato nel descrivere l'obiettivo che hai in mente, che vuoi raggiungere, e più il percorso che ti permetterà di realizzare quell'obiettivo sarà semplice e sarà facile da costruire. Deve essere realizzabile perché mi devo riproporre obiettivi che magari sono sì ambiziosi, possono essere certamente un po' fuori dalla mia zona di comfort, ma non possono essere irrealizzabili. Il circoscritto nel tempo invece si riferisce alla famosa data di scadenza, alla deadline. Darsi un obiettivo senza stabilire un arco temporale in cui realizzarlo è un processo fallimentare in partenza. Io questo lo sperimento nella mia vita personale. Quando mi ripropongo di studiare, per esempio, un repertorio nuovo senza avere una deadline, che può essere in tanti casi il concerto, ma può anche essere volerlo registrare, può essere avere il pezzo pronto entro una certa data, il mio studio è meno efficace. Funzioniamo un po' tutti allo stesso modo in questo. La differenza è che i professionisti quasi certamente hanno imparato a gestire meglio la natura umana, ma la nostra natura umana è di per sé pigra, è di per sé interessata a tante cose diverse. Questa in sé è una cosa bella, ma il saper concentrare il proprio focus su un obiettivo entro una determinata data è necessario ed è una cosa che si apprende decidendolo. Facciamo qualche esempio concreto per farti capire un po' meglio che cosa intendo. Mi do per esempio l'obiettivo di suonare bene. Ora, questo obiettivo è difficilmente realizzabile non perché io non possa suonare bene, certamente, ma perché è davvero troppo vago, troppo poco definito. Cosa vuol dire suonare bene? Vuol dire migliorare le mie capacità? Come? Attraverso che cosa? Vuol dire fare repertorio nuovo? Vuol dire suonare meglio quello che ho già? Vuol dire suonare meglio in pubblico? Cosa vuol dire concretamente suonare bene? Come potrei correggere questo obiettivo? Per esempio, potrei ripropormi di suonare un preludio e fuga nuovo con una nuova coscienza della polifonia, gestendo meglio il suono, lavorando meglio sulla memoria, mettendolo a memoria musicalmente e tecnicamente per sezioni. Potrei ripropormi altri 100 obiettivi, tutti molto sensati, ma che certamente sono più facili da seguire rispetto a un generico voglio suonare bene. Facciamo un altro esempio. Mi piacerebbe tantissimo partecipare al concorso Chopin di Varsavia. Fantastico, bellissimo. È realizzabile? No. Nel mio caso, per esempio, non è realizzabile perché sono già oltre il limite di età previsto, ma se fossi dentro questo limite, potrebbe essere realizzabile oppure no. È realizzabile in questo momento? Vediamo. Ho già tutto il repertorio che mi serve per fare questo concorso, per esempio? No, oppure magari sì, potrei averlo, oppure potrebbe essere realizzabile se riuscissi a studiare e dominare soprattutto questo repertorio entro un certo tempo. Quanto tempo ho prima del concorso? Ho la possibilità di organizzare il mio studio e la mia vita in funzione di questo evento? A seconda della risposta a questa e a
diverse altre domande importanti, posso stabilire se questo concorso per me è un obiettivo realizzabile oppure non realizzabile. Darmi un obiettivo del genere senza farmi queste domande è puro e semplice autosabotaggio, perché in realtà rischio poi di convincermi di non poter fare qualcosa che magari invece potrei anche fare con dei presupposti diversi da quelli che ho in questo momento. Oppure magari potrebbe essere un obiettivo molto molto al di fuori delle mie possibilità che non posso oggettivamente raggiungere, ma ne posso raggiungere altri molto molto gratificanti su cui mi converrebbe lavorare. Spero di essere riuscita a farti capire quello che voglio dire. Quando ti dai un obiettivo, deve essere un obiettivo con certe caratteristiche, altrimenti non è un obiettivo. Una volta che hai un obiettivo, allora devi sì organizzare il percorso che ti porta a realizzarlo, la tua sfida personale, la serie di passi che messi uno dietro l'altro ti permetteranno di arrivare alla meta. Pensa a questo obiettivo finale sempre e quando abbia le caratteristiche giuste per essere perseguito e poi organizza la tua sfida nel tempo, organizza il tuo percorso. In pratica organizza delle tappe graduali successive che ti permettano di arrivare lì, partendo ovviamente dal risultato finale. Vuoi preparare l'esame di strumento? Benissimo. Se stabilisci che questo obiettivo è perseguibile, allora pensa alle tappe parziali che ti porteranno a quell'esame. Hai già un insegnante giusto con cui lavorare, per esempio? Qual è la data di scadenza entro cui dovrai avere tutto il programma pronto? Pensi di sperimentare questo programma? Sarebbe un'ottima idea. Dovresti arrivare alla data dell'esame avendolo già suonato in pubblico diverse volte, avendolo magari registrato, avendo fatto del lavoro di test di questo programma. Non un test per capire se sei promosso o bocciato, se suoni bene o suoni male, ma per avere un feedback su qual è il reale stato di questa musica che hai preparato fino ad ora e da lì partire per migliorarla ulteriormente. Una volta fatto questo è arrivato il momento di prendere un impegno serio. Qua in Spagna l'impegno inteso in questo senso si chiama compromesso, qualcosa che ti compromette, qualcosa in cui c'è la tua firma personale. Quando prendi un impegno fondamentalmente, cos'è che metti in gioco? Metti in gioco due cose fondamentali. La prima e forse la più importante è l'immagine che hai di te stesso. La seconda, che sembra un po' meno importante, ma in realtà è ancora più efficace, è l'immagine di te stesso che dai agli altri. Hai notato che quando magari decidi di migliorare la tua forma fisica, la tua salute e di andare in palestra e paghi un abbonamento mensile, più o meno rispetti il tuo programma, mentre invece quando decidi di andare una volta ogni tanto pagando gli ingressi singoli, per esempio, funziona molto di meno? Non è un caso, è che quando hai preso un impegno, che in questo caso è un impegno anche economico, ma è un impegno, questa è la cosa importante, e lo hai preso con te stesso e di fronte al mondo, sei naturalmente molto più portato all'onorarlo e quando invece non lo fai finisci con il non rispettarlo, proprio perché non lo hai preso. Quindi questo è il momento di prendere il tuo impegno. Prendi un impegno con te stesso, ma possibilmente prendilo anche con qualcun altro. Non è la stessa cosa prendere un impegno solo con te stesso o prenderlo anche pubblicamente e io ti suggerisco caldamente, per esperienza personale, di prenderlo anche pubblicamente, perché sarà questo impegno che hai preso in maniera formale che ti comprometterà al risultato. Un ultimo consiglio: fare le cose da soli è bello ed è fondamentale, ma è ancora più bello condividerle poi con persone allineate con noi. Quindi se ti fa piacere puoi sceglierti per esempio un amico, un'amica, una persona che condivide i tuoi valori, una persona con cui ti senti bene, una persona che è disposta a darti una pacca sulla spalla e a supportarti e coinvolgila nel tuo percorso. È una cosa molto bella, molto efficace e poi è un bellissimo modo anche per rinsaldare le amicizie. Chiedi al tuo amico di mandarti un messaggio, per esempio a una certa ora della giornata, per chiederti se hai fatto quello che ti eri ripromesso. O mandagli o mandale per esempio il video che hai registrato del tuo lavoro quotidiano su quell'obiettivo. Insomma, fai in modo di rispettare l'impegno che prendi con te stesso, ma anche di consegnare una sorta di ricevuta di quel lavoro che hai fatto al tuo amico. E perché no, magari sceglilo, se ne hai la possibilità, tra le persone che fanno la tua stessa cosa, che hanno la stessa passione, magari un'altra musicista, un altro musicista o qualcuno che ama la musica.